Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Benedetta e questo è il video extra del mese di aprile. Finalmente ragazzi sono riuscita a fare un video extra come si deve, quindi l'ho fatto molto ricco. Ci saranno le risposte alle domande delle ricette che ho pubblicato il mese di aprile e i mesi precedenti. Ci saranno tante belle novità e ho voluto mettere anche 2 o 3 ricettine che secondo me vi saranno molto utili per il periodo che sta arrivando. Quindi vi consiglio di guardarlo fino alla fine. Per prima cosa, proprio perché andiamo incontro alla bella stagione e al caldo, finalmente, il periodo in cui tutti ci consigliano di bere più acqua, voglio parlarvi di un bel progetto che mi è stato proposto e che vorrei portare avanti insieme a voi e riguarda proprio l'acqua. Sono stata contattata da Brita. Brita sicuramente la conoscete, è un'azienda leader mondiale nei sistemi di filtrazione dell'acqua e nell'ottimizzazione dell'acqua potabile. In particolare mi hanno chiesto di parlare delle loro caraffe filtranti, le famose caraffe filtranti Brita, che sicuramente conoscete e che magari qualcuno di voi ha già in casa e le sta usando. Pensate che le caraffe filtranti sono state inventate più di 50 anni fa proprio da Brita e oggi sono diffuse in tutto il mondo in milioni di famiglie. Tanto che il marchio Brita è talmente riconosciuto che è diventato il sinonimo stesso di acqua filtrata. Ho sposato il progetto Brita perché ritengo porti un messaggio positivo, che è quello di bere più acqua, ma soprattutto di bere l'acqua del nostro territorio, quella che esce dal nostro rubinetto di casa. Io sono molto fortunata perché l'acqua della mia zona è un'acqua buona e con degli ottimi valori e so che è così in gran parte d'Italia. Però so anche che molti di voi hanno un'acqua che sa di cloro, che ha dei difetti o che semplicemente non vi sentite tranquilli nel consumarla. Quindi in questi casi le caraffe filtranti sono una soluzione pratica per avere un'acqua migliore nel sapore, senza cloro, senza calcare, in più comoda ed economica. Inoltre qualche giorno fa è stata la giornata mondiale della terra e si è parlato soprattutto di un utilizzo eccessivo della plastica, quindi provare ad utilizzarne un po' meno secondo me è un ottimo consiglio. Tutto questo per dirvi che un prossimo video sarà in collaborazione con Brita e avrà come protagonista l'acqua. Lo scopo sarà quello di invitare a berne di più e a farlo nel modo più naturale e piacevole possibile. Io lo farò a modo mio, inventando delle ricette con l'acqua, però proprio qui vi chiedo di aiutarmi, quindi se voi avete delle strategie, dei trucchetti o dei consigli che utilizzate in estate per ricordarvi di bere più acqua e ricordarlo anche alle persone che vi sono accanto, vi chiedo di condividerle scrivendolo nei commenti, saranno utili a tutti. E le idee e le ricette più interessanti magari saranno proprio protagoniste nel video. Io ringrazio Brita Italia per avermi coinvolto in questo progetto. Vi invito a visitare il loro sito. Oltretutto in questo periodo ci sono delle ottime promozioni, quindi potrebbe essere il periodo perfetto per provare le caraffe filtranti Brita. Vi lascio il link qui e in descrizione per scoprirne di più. E adesso passiamo alle ricette. Allora, in ordine cronologico, la prima ricetta che ho pubblicato il mese di aprile sono state le treccine soffici alla panna. È una ricetta che vi è piaciuta tantissimo perché mi sono arrivate centinaia di foto. Come avete visto, io ho utilizzato la panna fresca, quella che si compra al supermercato e che si trova nel banco frigo vicino al latte fresco. Se invece non avete la panna fresca, potete sostituirla con la panna a lunga conservazione, quindi la panna da cucina, oppure con la panna per dolci. Però nel caso in cui utilizzate la panna per dolci, vi consiglio di abbassare un po' la quantità dello zucchero iniziale, quindi da 120 grammi mettetene 100 grammi perché altrimenti le treccine sarebbero troppo dolci. Io ho utilizzato il lievito fresco, 15 grammi di lievito fresco appunto, però se volete potete utilizzare anche il lievito secco, ne serviranno 4-5 grammi. E se non avete in casa la Manitoba, perché io ho utilizzato metà farina Manitoba e metà farina 00, utilizzate tranquillamente tutta farina 00 oppure la farina 0. Va bene anche la farina per pizza, basta che all'interno non contenga del lievito secco disidratato. Molti mi hanno chiesto se si poteva sostituire la panna con lo yogurt. Allora ragazzi, io non vi consiglio di cambiare la ricetta. Se volete fare delle treccine soffici togliendo la panna, allora fate le treccine utilizzando la ricetta del pan brioche allo yogurt. Vi metto il link in descrizione. Torta di carote soffice. Allora qualcuno di voi si è accorto che questa è una ricetta che ho pubblicato di nuovo, cioè avevo già condiviso questa ricetta sul mio canale, ma il video era talmente vecchio che riguardandolo mi vergognavo quasi di condividerlo e quindi abbiamo deciso con Marco di rifare un video completamente nuovo. È una ricetta anche questa facilissima,
Molti mi hanno chiesto se si può aggiungere della farina di mandorle per renderla più simile alla torta Camilla. Allora si può fare tranquillamente, ne potete aggiungere fino a 80 grammi. E poi con questa dose, se volete, invece che fare una singola torta, potete realizzare 24 muffin. Però se fate i muffin dimezzate il tempo di cottura, quindi impiegheranno 15-20 minuti a cuocere. Nella ricetta io ho utilizzato il succo d'arancia, però se non avete il succo d'arancia potete sostituirlo con un altro succo di frutta, potete utilizzare il latte, oppure se non avete niente va benissimo anche l'acqua. Biscotti cookie con gocce di cioccolato. Come avete visto, questa non è la classica ricetta dei cookie americani, è una ricetta molto più friabile e leggera, dove non c'è il burro, infatti ho utilizzato l'olio di semi, e dà dei biscotti friabili che se li mettete in un sacchetto si mantengono a lungo per più di 10 giorni. Nell'impasto ho aggiunto la fecola che li rende appunto croccanti e friabili, però se volete potete sostituirla anche con dell'amido di mais. E se volete farli completamente al cioccolato basta aggiungere 30 grammi di cacao amaro all'impasto togliendolo dalla quantità di farina. Liquore fragolino, avete visto che bello questo liquore dal colore rosso? Allora è buonissimo, se lo tenete in frigorifero è ottimo anche per guarnire dei semifreddi, da abbinare a sorbetto di limone, è perfetto come bagna per i dolci, è anche un'ottima idea regalo secondo me. Io ho fatto due ricette, ho fatto il liquore di fragole e la crema di fragolino, quindi utilizzando il latte e la panna per fare un liquore cremoso. Nel caso in cui volete fare la crema di fragolino, l'unica cosa a cui dovete fare attenzione è la panna. Ve l'ho ripetuto 1000 volte, dovete controllare che sia panna fresca e che nella confezione non ci sia scritto un ingrediente che si chiama carragenina. È un ingrediente che serve a stabilizzare la panna una volta montata, però che a contatto con l'alcol lo fa addensare e lo fa separare. Quindi fate attenzione quando andate al supermercato che la panna fresca non contenga questa sostanza. Molti mi hanno chiesto che fine fanno le fragole. Allora ragazzi, dopo 10-15 giorni di macerazione in alcol le fragole non hanno assolutamente più sapore, ma sono talmente zuppe di alcol che sono impossibili da mangiare, quindi vi consiglio direttamente di buttarle via. Torta della suocera al cioccolato. Allora questa è una torta che si fa senza bilancia, che si prepara in meno di 5 minuti ed è la soluzione perfetta quando si deve preparare qualcosa al volo. Anche per questo si chiama torta della suocera, ho scoperto, perché è uno di quei tipi di torte che si preparano mentre si pulisce la casa e al momento in cui arriva la suocera la casa è pulita e il dolce è pronto. Io l'ho fatta nella versione al cioccolato e come avete visto tra gli ingredienti c'è la panna, però non c'è né latte né burro. Questo perché? Perché la panna praticamente sostituisce sia la parte grassa del burro sia la parte liquida del latte e quindi quando si fanno le ricette in cui si aggiunge la panna fresca, vi consiglio di non mettere mai ulteriore latte o burro. Anche in questo caso, se non avete la panna fresca, potete utilizzare una panna a lunga conservazione, solamente io nella ricetta ne ho messa 220 ml, le confezioni a lunga conservazione solitamente sono da 200 ml, quindi vi consiglio di mettere un goccino di latte in più, giusto per rendere un pochettino più morbido l'impasto. Se invece non volete farla al cacao e farla bianca, magari aggiungendo le gocce di cioccolato, basta che togliete i 50 grammi di cacao e li sostituite con una stessa quantità di farina. Crostata morbida alla frutta. Avete visto che bella questa crostata? L'ho fatta in 3 versioni, l'ho fatta classica con la frutta sopra, l'ho fatta tutta fragole e l'ho fatta con la macedonia, quindi con i pezzettini di frutta aggiunti sopra, che è un trucchetto perfetto per chi non è tanto pratico con la decorazione. Allora, per realizzare questa torta io ho utilizzato lo stampo furbo, che è uno stampo particolare che ha una cavità e permette appunto, una volta tirata fuori la torta, di avere lo spazio per aggiungere la crema. Se non avete questa tortiera furba, non vi preoccupate, fatela comunque con la tortiera che avete a casa. Probabilmente vi verrà un po' più alta e quindi potete decidere se tagliarla in due per realizzare 2 torte alla frutta o seppure scavarla leggermente e mettere la crema all'interno. Vi verrà una torta un po' meno precisa, ma sarà comunque buonissima e piacerà a tutti. Per quanto riguarda la gelatina, allora io ho spennellato la frutta con una gelatina. Quella gelatina non è la colla di pesce in fogli, è un altro tipo di gelatina specifica proprio per le torte alla frutta. Si trova al supermercato, però se la volete fare in casa voi, sotto vi metto il link per farla con la mia ricetta. Cosa fare per non far annerire la frutta, soprattutto la banana? Allora il consiglio più semplice, quasi banale che vi do è quello di cospargere la frutta con del succo di limone. Mescolatela bene e lasciatela riposare qualche minuto. Vedrete che la frutta rimarrà chiara anche per un paio di giorni. Un'altra crostata che vi è molto piaciuta è stata la crostata del nonno, che ho fatto con una parolla al cioccolato, l'ho riempito con una crema al cioccolato a cui ho aggiunto un cucchiaio di caffè solubile. Allora tanti mi avete chiesto riguardo al caffè solubile se lo potevate sostituire con del caffè normale. Allora io non vi consiglio
consiglio di farlo, piuttosto non mettete il caffè, fatela semplicemente al cioccolato, però vi assicuro che quel cucchiaio di caffè solubile in quella crema gli dà un sapore talmente buono e particolare che vi piacerà tantissimo. Se avete fatto la ricetta vi sarete accorte che avanza un po' di pasta frolla, un po' di frolla al cioccolato. Quella potete utilizzarla per fare dei biscottini semplici o anche delle mezzelune farcite. Magari all'interno potete anche fare un ripieno di ricotta, di crema, oppure buonissimi anche con la Nutella. E adesso vi faccio vedere un mini video dove preparo dei mix da tenere sempre in freezer, che ho chiamato sempre pronti, che vi saranno molto utili quando dovete preparare delle carni o del pesce da fare al barbecue oppure in forno, oppure dei gratinati, oppure anche un semplice soffritto. Insomma, 3 preparazioni che possiamo prepararci in anticipo, tenere in freezer e tirare fuori all'occorrenza. E adesso vi ripropongo un video che ho fatto l'anno scorso e ho inserito all'interno di un video extra dove vi facevo vedere come preparare un gelato che ho chiamato gelato furbo e l'ho fatto in 4 gusti. Siccome molti di voi non l'hanno visto e spesso me lo chiedete, ve lo rimetto anche in questo video.
Ok, il video extra finisce qui, spero vi sia piaciuto e possa esservi utile. Comunque se avete altre domande o suggerimenti scrivetele pure nei commenti. E mi raccomando, non dimenticate di mandarmi le vostre idee sull'acqua per il progetto Brita, mi aspetto tantissimi commenti. Quindi se questo video vi è piaciuto, come dico sempre, mettete tanti bei like, se non siete ancora iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi e ci vediamo presto, ciao!